ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video con la incredibile build di Hildryn Prime, signori. Partiamo prima però dal fashion frame. Innanzitutto abbiamo usato elmo di Hildryn Asuron, perché è quello che mi piace di più e gli dà anche un pochino di cattiveria. Dopo, per quanto riguarda la skin base, ho usato quella Prime perché, a parere mio, rispetto alle altre che ha disponibili, quella Prime è quella più carina, stranamente, più carina, più accessoriata e mi piace molto di più. Gli accessori abbiamo messo pettorina di Hildryn Prime, che è molto molto carina, una specie di collana. Poi tutto il setupino del Meridian, che come vedete ha queste cose penzolanti che mi piace, gli aggiunge un tocco di, non lo so, di wow, unbelievable. Poi abbiamo Sindana, anche in questo caso qui, Sindana Vicor, che come vedete sembra un qualcosa di penzolante. Vedete, queste robe così, quando voli è molto molto carino. Ed infine vi faccio vedere la colorazione che ho usato, totally black e giallo, quasi arancione, perché mi piace molto questa combo di colori. Emissivo, lo andremo a vedere dopo, comunque tutto azzurrino con l'energia. Passiamo ora alla build. Eccola qua ragazzuoli, la incredibile build. Partiamo subito dallo slot aura, uno slot dove potete mettere quello che più vi fa comodo. Io preferito e vi suggerisco Enemy Radar se state in aria e volete nucare i nemici già dalla distanza, quindi sulla minimappa li vedete già da prima ed è molto molto utile. Poi abbiamo la mod dello scudo, capienza scudo, la Primed, molto molto forte, come vedete ci dà parecchio scudino. Molto importante ragazzi la portata. Ora non fateci caso che qua io ho 380 perché ho il rinvigorimento settimanale che mi dà 100 di portata in più, ma voi di base arrivate al massimo che è 280, che è tantissimo, è bellissimo e vi permette di fare praticamente le kill ad area, cioè dove voi sparate ad area prendete i nemici in maniera allucinante. Quindi per la portata abbiamo Overextended che ci dà 90 di portata, abbiamo lo slot Exilius anche qui con la portata dell'abilità, Augur, Reach e abbiamo messo anche Archon Stretch, non soltanto per il meme ma perché, come ben sapete, non avendo Hildryn l'energia, la sua energia è presa dagli scudi. E praticamente quando non state in abilità canalizzata, quindi con la ultima, e state per terra, quindi se voi applicate l'elettrico, praticamente vi sale più in fretta lo scudo. Lo notate facendo qualche test, quindi è molto molto utile per avere lì una velocità un pochino ulteriore. Dopodiché passiamo alle mod di potenza. Abbiamo una Blind Rage che ci dà 99 di potenza potere, anche se ci toglie 55 di efficienza abilità. Abbiamo i nostri trucchetti per non avere problemi di efficienza. Ed infine mod Augment Aegis Gale, che è fondamentale da avere. Praticamente quando siete in ultima dovete sparare con il fuoco secondario, che su console si fa premendo l'analogico destro, ma dopo lo andiamo a vedere. Ed infine abbiamo le due arcane, partendo da quella nuova uscita qualche settimana fa, Arcane Expertise. Questa arcana qua praticamente vi dà scudi in base a quanta potenza potere avete. Se io la tolgo, praticamente in questo caso mi dà un circa 3000 di scudo aggiuntivo in più, quindi senza questa avrei meno scudo. Lo scudo è importante, uno perché più scudo abbiamo, più danno ci infligge poi l'abilità tramite appunto il suo augment. Come potete vedere qua ci infligge 15% dello scudo massimo di Hildryn come danno aggiuntivo. Ed inoltre abbiamo la seconda arcana, l'Arcane Velocity ragazzi. È un'arcana molto molto forte e soprattutto molto comoda, perché vi permette di sparare con una cadenza di tiro molto più elevata. Per quanto riguarda i cristalli Archon che ho usato, abbiamo 5 cristalli Tau forgiati di potenza potere. Uno per recuperare la potenza che perdiamo con l'Overextended e due perché sono veramente utili. Potete optare magari per uno giallo di Parkour Velocity o magari due per muovervi più velocemente, anche se ricordatevi che il Parkour Velocity vi permette di fare tipo il bullet jump e l'L1, quindi la scivolata in avanti più veloce. Ma io ho preferito 5 rossi, che è veramente un pugno nei denti per i nemici. Ed infine ragazzi, come abilità Helminth molto importante, sto usando l'abilità Elemental Ward di Chroma. Attenzione, perché questa abilità qua? Innanzitutto perché ci aumenta gli scudi, ok? Ci dà
probabilità effetto moltiplicatore danno, ovviamente usando la versione dell'elettrico. Come si fa a scegliere una di questi danni elementali? Semplicemente quando siete qui nella sezione dei colori, l'emissivo deve darvi elettrico, quindi l'elettrico è per esempio azzurro, quel colore lì, perché se gli mettete per esempio fuoco, quindi rosso e arancione, vi dà appunto il fuoco, quindi l'elettrico lo facciamo così. Quindi è importante che qui avete il fulmine. Quindi questa abilità qua ci dà sia lo scudo sia la probabilità effetto moltiplicatore danno quando ci avviciniamo, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la build del Balefire, signori, abbiamo, ecco qua, subito la incredibile build con Galvanized Diffusion per avere sparo multiplo, Primed Fulmination che ci aumenta il raggio dell'esplosione, della portata dell'esplosione, Lethal Torrent che ci dà cadenza di tiro, sparo multiplo, Hornet Strike che ci aumenta il danno, Primed Target Cracker che ci dà il danno critico, poi abbiamo Elettrico e Tossina per fare il corrosivo, ed infine Primed Heated Charge per fare il fuoco, perché di base fa elettrico e quindi ci serve fare la combo con altra mod di elettrico più tossina, così che facciamo, come vedete, il corrosivo e separato il fuoco. E poi qui come slot, diciamo, Exilus ci ho messo la velocità del proiettile, Lethal Momentum, come vedete sono tutte forme ed è veramente incredibile. Un'altra cosa importante per andare a supportare la build è usare l'arcana, ragazzi, attenzione, l'arcana dell'arma pesante. Ok, voi mettete un'arma pesante qua nella sezione della configurazione, quelle che voi usate nella dotazione. Non c'è bisogno che usate l'arma in missione, ma vi basterà semplicemente che nello slot secondario aggiungiate l'arcana Conjunction Voltage. Perché usiamo la Conjunction Voltage? Perché ci dà praticamente velocità di ricarica e sparo multiplo per la secondaria. In questo caso per la nostra Balefire, quindi velocità di ricarica non ci serve perché non ricarichiamo mai, mentre lo sparo multiplo ci viene dato per un totale di 3 per 40 stack che si accumulano fino a un 120% di sparo multiplo in più che prendiamo a gratis sulle nostre Balefire. Applicare l'effetto elettrico è molto semplice, appunto per cui abbiamo l'abilità di croma. Andiamo subito a vedere come si comporta. Mettiamo i nemici, barabim, ecco qua. C'ho 8234 di scudo, mi attivo l'abilità di croma, vedete che mi sale, ok? E dopo mi basterà semplicemente andare verso i nemici, mi attivo la ultima e poi, ragazzi, con fuoco secondario, vedete, sparo e ad area, vedete, faccio i danni, eccetera eccetera. In alto a destra potremmo osservare da una parte l'Enervate che si accumula, ok? Perché non abbiamo probabilità critico sulla build, ma abbiamo il danno critico, quindi la probabilità la tiriamo su dalla secondary Enervate. E il Conjunction Voltage. Il Conjunction Voltage molto semplicemente, una volta che voi avrete la terza attiva, con la ultima, quando li prendete in aria, vedete? In alto a destra, guardate, l'abbiamo già maxata, quindi già qui abbiamo un 120% di sparo multiplo. E poi continuiamo sempre. Con l'elettrico ci si attiva anche l'Archon Stretch, che ci servirà quando poi andiamo giù e ci farà salire lo scudo più velocemente. Una cosa fondamentale, ragazzi, fondamentale, che veramente vi svolta il gameplay, motivo per il quale io non faccio mai caso allo scudo, eccetera, eccetera, e anzi nemmeno sto ad usare il Pillage per strippare i nemici, perché tanto già di base li one-shotta Hildrin. Ma non mi serve praticamente lo scudo del Pillage perché abbiamo un incredibile build sul Cubro, signori, attenzione. Le mod fondamentali da avere sul Cubro Raxa sono queste ultime tre, ragazzi. Partendo da Protect, perché Protect viene a darci i suoi scudi. Ok, quindi il massimo dei suoi scudi lo aggiunge come rigenerazione sia a se stesso che a quella del padrone. Quindi più scudi gli diamo, fra l'altro, e più ci ricarica velocemente. Inoltre abbiamo ricarica dello scudo. Anche questa molto importante perché ricarica più velocemente sia il suo scudo, sia, sempre con la sinergia, anche a noi. E Link Redirection perché l'animale avrà tanti scudi quanti ne abbiamo noi. Quindi queste tre sono fondamentali. Ciò significa che potrete tranquillamente, senza che usate il Pillage, guardate lo scudo in alto a destra, spammare
la ultima abilità, ok? Vedete, con la 3 mi aumento lo scudo, aumentando lo scudo a me stesso, aumenta pure a quello dell'animale. Vedete, io spammo, guardate come mi ricarica. Questo lo fa tutto lui, senza bisogno di generarmi scudo con il pillage, eccetera, eccetera. Poi il pillage rimane sempre un'abilità molto utile che in casi di emergenza uno può sempre, no? Attivare, sia un po' per strippare quei nemici un po' più forti, sia per darsi lo scudo. Ma come potete vedere avrete energia infinita, motivo per il quale la uso moltissimo sulle difese, perché mi piace disintegrare la mappa e quindi velocizzare la missione, le ondate. Mi piace usarla molto anche nelle survival, è bello sulle mappe aperte dove comunque riesci a nucare tutta la mappa, ma bene o male la potete portare un po' ovunque. L'ho portata anche nella cascata Void a fare level cap, ragazzi, e level cap è stata comunque fenomenale. Perché? Perché one shottava e killava i nemici 9999. Ovviamente è una build che in questo caso, se parliamo del level cap, presenta l'unica, diciamo, l'unico punto debole, la survivability, perché a livelli alti, ma alti intendo 9999 per esempio, vi tolgono molto velocemente lo scudo, motivo per cui affiancato magari da un Dante, un Revenant, riuscite a gestire meglio la situazione senza che vi tolgono appunto lo scudo. Se volete comunque ovviare a questo problema qua, potete pensare di aggiungere un'arcane difensiva, per esempio Arcane Aegis, al posto magari della Velocity. Però io non mi trovo a buildarmi con abilità o modo arcane difensive, perché mi piace puntare tutto sull'attacco. Però opzione valida è Aegis, o addirittura potreste pure pensare di non giocare l'abilità di Chroma e mettere qualcosa che vi dia una riduzione del danno. Le solite abilità dal, non saprei, il Nullstar, l'Eclipse. Potreste mettere pure, per esempio, non volete giocare con questo 30 di portata, che non vi svolta ovviamente il gameplay, ma a me piace avere il massimo del possibile sulla portata. Potreste mettere un adaptation o altre mod, comunque sia, difensive. Fatto sta che nel mio caso, mal che va, mi basta che mi butto lo spettrino di Dante. Come vedete, appena spawna vi inizierà a dare sovraguardia e bene o male, in maniera abbastanza, ecco, abbastanza costante, riuscite praticamente a sopravvivere. Ma questo vi parlo di livelli veramente molto alti, ragazzi, perché finché non li raggiungete, qualsiasi missione andate a fare, state comunque tranquilli, perché killate i nemici dalla distanza e poi non si avvicinano, quindi non vi sparano. Un'altra combo molto molto forte che vi suggerisco quando fate le fratture, mi raccomando, raccogliete i reagenti e quando vi si frattura il personaggio, ragazzi, Hildrin diventa ancora più una belva. Soprattutto perché voi, facciamo finta che ora io sono fratturato. Quando sei fratturato c'hai potenza raddoppiata e portata raddoppiata. Vi basterà semplicemente attivare la 3 e soprattutto la ultima. Se voi quando state in ultima non scendete mai, quindi non disabilitate mai la ultima, anche finita la fratturazione che vedete in alto a destra, avrete comunque la portata raddoppiata e il danno aumentato per la 1, quindi non disabilitate la 1 nella ultima e quindi farete molto più danno ad area. Ora, se voi ci fate caso, quando state fratturati, rimanere sempre in volo significa muoversi, ok? Se state su una difesa, una survival, su una zona o mezzi camperati, finché girate più o meno così, la velocità di movimento non è, vedete, non è molto fastidioso. Poi è sicuramente una cosa soggettiva, però di base non è molto fastidioso. Quindi io mi trovo, però mettiamo caso che voi voleste andare più veloci, quello che vi suggerisco di mettere è semplicemente come arma corpo a corpo andare ad equipaggiare le Okina, signori. Le Okina, perché sono, a parte che sono forti, ma la versione loro in Carnon, attenzione qua, vi darà 30 velocità di movimento, quindi dovrete sbloccarvi le Okina, che siano buildate o non buildate non interessa, ma l'importante è che andate a sbloccare l'evoluzione, in particolare la terza evoluzione, che vi dà velocità di movimento, che quindi si sentirà sia quando girate, ma soprattutto quando state in volo, vedete? Io vado più veloce. Poi ricordatevi che potete fare anche un L1 e quindi raggiungere, diciamo, spostarvi da una parte all'altra con questa meccanica qua. Io lo facevo in cascata Void per spostarmi a destra e a sinistra e devo dire che non è male, molto fattibile. È un pochino lenta magari quando deve fare, vedete,
a salire e scendere, però tutto sommato si muove comunque abbastanza bene. Se però non vi trovate con l'Eukina e non vi interessa la velocità di movimento, potete optare per l'MK1 Furax, che è una corpo a corpo che ha una mod particolare, l'Amalgam Furax Body Count, che vi darà un ulteriore 45% di cadenza di tiro per le armi secondarie, che in aggiunta alla nostra Arcane Velocity, ragazzi, vi farà sparare in una maniera, guardate qua, velocissima, quindi potrete ricoprire destra-sinistra tutta la mappa con questi incredibili colpi, diventando ancora e ancora più aggressivi. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questa Hildryn, se vi state anche voi innamorando a giocarla, perché è veramente forte. Lasciate un like e un commento e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao belli!